Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo insieme la pastiera napoletana. Buonissima, con un guscio di pasta frolla soffice, delicato e profumato. È un ripieno davvero extra goloso. Se vi va, prepariamola insieme. Cominciamo dalla pasta frolla. Impastiamo 200 g di zucchero, 600 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci, 300 g di burro, 3 uova intere, un pizzico di sale e vanillina, oppure se preferite scorza di limone e arancia. Impastiamo fino ad avere un panetto che non appiccica alle dita. Lo lasciamo riposare un'ora in frigorifero. Per il ripieno, setacciare 1 chilo di ricotta. Aggiungiamo 600 g di zucchero, 7 uova intere, 3 tuorli, prepariamo il grano. In un pentolino scaldiamo un barattolo di grano. Aggiungiamo 250 ml di latte, scorzetta di limone, 70 g di burro e portiamo ad ebollizione. Lo lasciamo intiepidire 10 minuti e lo aggiungiamo alla ricotta. Per renderla ancora più cremosa aggiungiamo la crema pasticcera. Vi lascio la mia ricetta. 50 g di amido di mais, 120 g di zucchero, 3 tuorli, vaniglia, 500 g di latte. Mescolare in continuazione fino ad ottenere una crema corposa, liscia, senza grumi. La lasciamo intiepidire. Ne pesiamo 300 g e la aggiungiamo al nostro ripieno. Completiamo con 200 g di frutta candita, 2 fialette di fiori d'arancio e un pizzico di cannella. Per tradizione il ripieno va fatto un giorno prima, ma se non avete tempo potete farlo e direttamente fare le vostre pastiere, perché poi riposando durante 2 o 3 giorni tutti i profumi e tutti gli aromi e sapori si sprigioneranno perfettamente. Stendiamo la pasta frolla aiutandoci con un po' di farina. Con questa ricetta potrete realizzare 2 pastiere da 24 cm di diametro. Se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, ricordate di lasciare un like, un commento e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Siete tutti i benvenuti. Grazie di cuore. Questo passaggio è davvero molto importante. Facciamo aderire bene i bordi. Con un coltello rifiliamo i bordi.
La pasta che avanza naturalmente la andremo a rimpastare. Facciamo i buchini utilizzando una forchetta e passaggio finale le classiche 7 strisce. Farcire la pastiera fino al bordo. Applicare le strisce, 4 sotto e 3 al di sopra. Facendo un po' di pressione con i pollici, tagliamo la pasta in eccesso. Quindi non ci resta altro che infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 60 minuti. E voilà, la pastiera è pronta. Mi raccomando, sformatela il giorno successivo, perché la pastiera deve essere fredda. Con un coltellino ci aiutiamo per staccare i bordi. Dopo la capovolgiamo in questo modo e la posizioniamo in un piatto o in un vassoio di portata. Il mio consiglio è quella di non lasciarla all'interno della teglia, come spesso vedo che accade, perché poi la ricotta renderà il guscio di frolla troppo umido e sarà difficile poi riuscire a sformarla troppi giorni in là. Mi raccomando, questo passaggio è importante. Spero che la mia pastiera vi sia piaciuta. Volutamente non ho aggiunto lo zucchero a velo per farvi vedere i colori della pastiera, del grano. Guardate che belli! Io vi mando un bacione e un abbraccio, vi auguro una buona Pasqua. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Potete trovarmi anche su Instagram e su TikTok. Vi lascio i link di riferimento e la ricetta giù nel box informazioni. Un bacione e alla prossima. Ciao!